Hi, Mom. Hi, Catherine. Lovely to see you. I'm standing here in the barrack at Camp 65, where Uncle Arnold was, and it's incredible to be here. Yes, you're so fortunate to be at Camp 65. Can you tell me a bit about his experience and a bit about him? James Arnold was my grandmother's younger brother. He signed up with the South African Defence Force. This is a photo of James in his army uniform. And he was captured in Tobruk. And when I was going through my grandmother's stuff recently, I came across a cutting from the newspaper which said that his parents had heard for the first time in 22 months that he was in a prisoner of war camp in Italy at Camp 65 near Bari. Buongiorno a tutti, stiamo percorrendo l'ingresso principale del campo, lungo il sentiero attraverso cui sono transitati tantissimi prigionieri di guerra tra il 1942 e il 1943. Sono Domenico Bolognese, presidente dell'associazione Campo 65 e oggi qui vi condurrò alla riscoperta di questo luogo che appartiene alla storia e alla memoria della nostra comunità. La palazzina di comando, le torrette di avvistamento, le baracche. Sembrano navi solitarie, arenate in un'ampia distesa arsa e ventosa. Un paesaggio quasi lunare che conserva ciò che resta del più grande campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Campo 65, a pochi chilometri da Altamura, ha accolto migliaia di uomini provenienti da ogni angolo dell'impero britannico. Io al Campo 65 ci sono stato per la prima volta nel 2017. Ricordo era una giornata bellissima, una giornata con delle grandi nuvole bianche, un cielo azzurro, era novembre. E appena ho varcato il cancello ho detto io qui un giorno ci voglio scavare, perché da quando l'ho guardato l'ho visto come se fosse un sito archeologico. Le rovine che il secolo dei conflitti ha lasciato in quest'angolo di Murgia fanno parte di un paesaggio molto ampio e denso di significati. Quando si parla di archeologia ad Altamura, la memoria corre alle cavità carsiche della grotta di Lamalunga. Qui, nel 1993, un gruppo di speleologi scopre lo scheletro fossile di un Neanderthal. Un reperto straordinario, avvolto in un sudario di calcite che lo ha mantenuto intatto. L'uomo di Altamura è vissuto tra i 180.000 e i 130.000 anni fa,
ed è il più antico Neanderthal di cui si è potuto studiare il DNA. Oggi è possibile osservarne da vicino l'aspetto all'interno del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, grazie alla ricostruzione realizzata dai paleoartisti olandesi Adri e Alfon Kennis. Ma la storia di questo territorio inizia molto prima e ci spinge nel tempo profondo delle ere geologiche. A pochi chilometri da Altamura, la cava Pontrelli ha restituito una paleosuperficie con oltre 20.000 impronte di dinosauri conservate. Risalgono a oltre 80 milioni di anni fa e appartengono a 200 esemplari di 5 specie diverse. Le piste lasciate dai dinosauri sono il primo tassello di una storia del territorio cucita sulle tracce. Un lungo filo che parte da una cava dismessa e arriva alle baracche di Campo 65. Quello che facciamo noi con gli studi sui campi di prigionia, aggiungiamo qualche altro anno a questa lunghissima cronologia. Aggiungiamo la storia del Novecento, la storia di un paesaggio che si trasforma, pur periferico, per la presenza ingombrante delle guerre di massa, come sono i conflitti mondiali. L'archeologia forse è la stessa, la mentalità è la stessa, cercare dalle tracce, dagli indizi, una ricostruzione storica. Resting in a billet just behind the line, even though we're parted, your lips are close to mine. You wait. Una superficie di 31 ettari, paragonabile a metà del parco archeologico di Pompei, è diventata oggi luogo di ricerca per l'archeologia del contemporaneo. My lily of the lamplight. Gli strumenti e le tecniche sono quelli tipici di ogni scavo, ma qui gli studenti riportano alla luce i resti di uno dei momenti più drammatici della storia del Novecento. My own lily Marley. Archeologia dell'età moderna e contemporanea è un'espressione che probabilmente sembra un controsenso, sembra un paradosso, no? Perché siamo tutti abituati a pensare all'archeologia come qualcosa che riguarda l'antichità. Allora, la prima domanda che viene forse è: ma perché scavare un sito così vicino a noi cronologicamente e che tipo di informazioni può dare? Ci troviamo su una delle 6 cucine del Campo 65, raffigurata in questa foto, che ritrae il momento della preparazione del tè da parte dei prigionieri di guerra, che era uno dei momenti principali che scandiva le lunghe giornate trascorse dai prigionieri nel campo. Questa cucina in particolare è stata oggetto di scavi da parte degli archeologi della Università di Bari e di Foggia nell'ambito delle 2 campagne di scavo già effettuate. Degli oltre 100 edifici del campo di prigionia sono rimasti una dozzina di ruderi. È il caso delle cucine, di cui affiorano in superficie brandelli di pavimenti e murature. E sono proprio queste tracce, insieme ai pochi oggetti ritrovati dagli archeologi, a raccontare una storia che è solo apparentemente svanita. Le cucine sono un punto importantissimo per capire il tipo di vita che si conduceva nel campo. Chiunque abbia scavato in siti di epoca precedente conosce bene la quantità di strati di bruciato e di materiali combusti che si trova su una cucina di lungo utilizzo. In questo caso la cucina sembra molto pulita, sembra poco utilizzata, e in questo collima perfettamente con i racconti dei prigionieri, con i racconti della ricostruzione storica della prigionia degli alleati in Italia, che raccontano chiaramente della difficoltà di ottenere derrate alimentari e combustibile. In questo caso vediamo la differenza fra progetto e uso, perché il progetto delle cucine è un progetto lucido del genio militare, che poi si scontra con la realtà quotidiana dei fatti, che non c'era combustibile per accendere i fornelli, non c'era cibo da cucinare su quei fornelli.
Noi storici dell'età contemporanea ci basiamo per lo più sui documenti cartacei e d'archivio che ci raccontano la storia che spesso però non riusciamo fisicamente a vedere nei luoghi dove essa si è svolta. Un posto come Campo 65, grazie allo scavo archeologico, ci restituisce la concretezza, la materialità di quella storia che noi leggiamo sulle carte. I prigionieri sono un onere per chi li cattura, perché sono militari che vanno tutelati, vanno protetti, vanno curati, vanno alimentati dallo Stato che li detiene. Quando la minestra era pronta, la si portava per il campo in grandi contenitori di alluminio e ne veniva distribuito un solo mestolo acquoso per ciascuno al giorno. C'era una sorsata di surrogato di caffè a colazione e quello era tutto. Avevamo sempre una fame feroce. Non parlavamo che di mangiare. Era l'argomento di tutte le conversazioni. Perdevamo peso a velocità impressionante. E molti uomini, in particolare quelli grandi, si ammalavano gravemente per la mancanza di nutrimento. La questione del cibo è fondamentale per capire la qualità di una prigionia. Qual era il problema? La Convenzione di Ginevra prevedeva che i prigionieri venissero alimentati come i soldati dell'esercito che li deteneva in condizioni di riposo. A queste truppe doveva essere data la quantità di cibo spettante ai civili. Poiché le razioni alimentari, noi lo sappiamo, per i civili italiani scesero velocemente durante la guerra, fino ad arrivare a pochissime calorie quotidiane, anche i prigionieri cominciarono a mangiare pochissimo. Non aver saputo alimentare questa gente in maniera adeguata è una delle più grandi violazioni della Convenzione di Ginevra che l'Italia mise in campo, di cui l'Italia si macchiò. I prigionieri sopravvissero grazie ai pacchi inviati loro dalla Croce Rossa Internazionale. Nel 2018, in maniera del tutto casuale, inizio a buttare un po' di esche sul web. Mi presento, dico sono Domenico Bolognese, sto facendo delle ricerche sul campo 65. Dopo un mesetto mi arriva una mail da questo signore, Malcolm Gaskill, si presenta, professore dell'Università di East Anglia, pronipote di un prigioniero di guerra che è stato al campo 65, che recentemente ha scoperto questo diario che apparteneva alla famiglia, al suo prozio che lui non ha mai conosciuto. When I'd read the diary and I'd found that the camp was called Camp 65 and it was this place called Gravina, I'd never heard of this, so I was Googling away. And I saw this man, Domenico Bolognese, was president of the Camp 65 Association. Era il primo diario completo che mi capitava per le mani relativamente ad un prigioniero di guerra, quindi subito è iniziata una intensa corrispondenza tra di noi ed è nata in brevissimo, è nata un'amicizia. Oh, I remember my first time at Camp 65 very clearly. So I'd come in September 2021. I felt I was getting close to the spaces where Ralph was. And of course, it was a bit like arriving on a planet. From like an astronaut arriving on this alien planet. So I'd always known about my great uncle Ralph Kaur when I was a boy. There'll always be an England while there's a country lane. Wherever there's a cottage small. So he's born in 1914. He becomes a policeman. This is in Yorkshire in the north of England. And then of course the war comes and he's called back out of the police into the army. And by 1941 he's sent to North Africa. Street, wherever there's a turning wheel, a million
marching feet. And he is there at the Battle of Tobruk, as we remember it, and he's captured on the 1st of June 1942 at Gazala. The Empire too, we can depend on you. Freedom remains, these are the chains. And then he's taken as prisoners of war, were captured by the Germans, handed over to the Italians because Libya is an Italian colony. And then he finds himself at Gravina, at Camp 65, and he meets there, first, as soon as he arrives, he meets this man, Charlie West, who's an RAF pilot. And most of what he writes in this memoir is the story of how they escaped from Camp 65 on the 3rd of March 1943, which is an incredible story. They are travelling by night, they are really incredibly hungry, they've got far too little food. Charlie has malaria, and gradually they get slower and slower and their morale drains away. They're trying to avoid towns, but it just is impossible. They've got a compass, but they don't really clearly know where they're going, and then they do get caught after 7 days. And there they are taken, the farmer's very angry and takes them to his farm. But the farmer's wife comes out, and she is in tears because she sees the state of these boys, and I think this is a moment. They don't know why she's crying, but she just sees poor boys, she sees her son. La fuga è uno dei grandi miti della prigionia di guerra. Le fughe che riuscirono dall'Italia prima dell'armistizio furono 10, i tentativi furono centinaia. Tra l'altro i civili, noi sappiamo, e questo è un dato che va messo nel calderone della responsabilità italiana, erano spesso coinvolti nelle vere e proprie battute di caccia per la ricattura dei prigionieri. Ralph Corps scappa con un compagno dal campo di Altamura nel marzo del 43. La fuga non dura pochissimo, perché in realtà di solito si veniva ricatturati nelle ore immediatamente successive. Loro sono alla macchia per ben 6 giorni. Poi fanno poco cammino, insomma vengono ricatturati e riportati nei campi. Loro però riscapperanno e lo faranno da un campo settentrionale dopo l'armistizio, perché dopo l'armistizio succederà qualcosa di inaspettato, ma che in realtà ha delle ragioni, cioè quelle battute di caccia si trasformeranno in un aiuto di massa da parte degli italiani, per lo più contadini, che aiuteranno questi ex nemici, ex prigionieri a sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi. Il 7° Reggimento Bersaglieri è un reggimento che ha una grande tradizione, un reggimento che per via del valore che hanno dimostrato in combattimento i suoi bersaglieri proprio durante il secondo conflitto mondiale si è guadagnato l'appellativo che ancora oggi lo caratterizza, ovvero quello di leggendario settimo. Dal 1941 al 1943 il reggimento partecipa alla campagna d'Africa. 20 mesi di dura battaglia, durante i quali viene 3 volte distrutto e 3 volte ricostruito, e per questo merita la medaglia d'oro al valore militare. Oggi il 7° Bersaglieri fa parte della brigata meccanizzata Pinerolo ed è impegnato in operazioni di ordine pubblico e in missioni di pace.
Il 7° Reggimento Bersaglieri è oggi dotato di moderni veicoli blindati da combattimento ed è addestrato ed equipaggiato per poter essere impiegato in qualsiasi tipo di operazione sia sul confine nazionale sia al di fuori dei confini nazionali. 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2! La caserma Felice Trizio, che oggi è sede del 7° Reggimento Bersaglieri, nel 1942 era conosciuta con il nome di Campo 51. Questa lunga serie di baracche ordinate, fra Altamura e Gravina, era stata progettata per accogliere 4.000 prigionieri alleati. E bastava allungare lo sguardo oltre la recinzione per scorgere da qui quello che una volta era Campo 65. E la cosa particolare è che a differenza del campo 65, questo campo esiste ancora, perché dopo essere stato chiuso come campo di prigionia è stato trasformato in caserma e ha continuato a vivere per un uso militare e ancora oggi costituisce la copia vivente, quasi gemella, un po' più piccola, del campo 65. Il campo 51 costituisce un riferimento per la ricostruzione del nostro campo 65, perché vediamo la forma degli edifici, cogliamo la successione delle baracche e abbiamo un'idea di come poteva apparire il 65 prima della sua distruzione. Prestare quotidianamente il proprio servizio in questi luoghi così intrisi di storia, io ritengo che sia un privilegio perché vivere qui la nostra quotidianità ci consente di mantenere viva la memoria di quello che è il nostro passato. Vedere e paragonare le condizioni in cui oggi si trova il campo 65 paragonato alle condizioni in cui è il campo 51 è una chiara testimonianza di come la nostra presenza qui è la garanzia che si possa preservare la memoria di questi luoghi e soprattutto se ne possa rispettare il loro significato storico. Dei padiglioni in tufo che hanno accolto prigionieri provenienti da ogni angolo delle colonie britanniche, oggi non restano che ombre. Solo le memorie e le tracce di coloro che qui hanno vissuto riescono a restituire la storia di un luogo in perpetua trasformazione. Nel 1943, Campo 65 finisce di essere un recinto dal quale sognare di fuggire e diventa dimora in cui coltivare nuovi sogni di libertà. Alle mie spalle potete vedere una delle due baracche dei prigionieri del campo 65, le uniche due baracche che sono sopravvissute alle 36 che ospitavano i prigionieri di guerra. Il campo fu rioccupato e utilizzato dal 1943 fino al 1945 per formare le famose 5 brigate dell'Esercito di Liberazione per la Jugoslavia. Questa foto ritrae proprio uno dei momenti delle esercitazioni dove abbiamo 2 alti ufficiali dell'esercito jugoslavo di fronte a una baracca, riconoscete ovviamente la baracca stessa, ritrae un momento di formazione e addestramento ad opera di un ufficiale inglese. Il campo 65 diventa un campo di addestramento per slavi che sono partigiani, che sono antifascisti, che combatteranno la guerra di liberazione dell'esercito jugoslavo. L'archeologia non è soltanto scavo, l'archeologia è anche lettura delle superfici, anche delle superfici verticali, dei muri, quando queste si conservano. Una delle tracce
più belle, più significative di questa breve fase partigiana sono due raffigurazioni che sono disposte ai lati dell'ingresso di una delle baracche residue del campo, che rappresentano due figure, due animali, dipinti in atto di calpestare da un lato un fascio littorio e dall'altro lato una bandiera nazista. Sull'arco, fra i due animali, un'iscrizione in sloveno ricorda i nostri cari alleati, l'Unione Sovietica, l'Inghilterra e l'America. È una specie di portale di ingresso in quella che pensiamo sia un'aula didattica per i partigiani, in cui sono ricordati i simboli e le motivazioni della loro lotta. L'area di confine tra Puglia e Basilicata è stata da sempre una zona periferica e scarsamente abitata, e la presenza di una linea ferroviaria ha reso questo territorio un luogo perfetto da sfruttare per scopi militari. I campi di prigionia sono stati infatti costruiti vicino a piccole stazioni. Il casello ferroviario di Sanuca, che serviva il vicino Campo 65, si trova a pochi chilometri da quello di Casal Sabini. Qui oramai i treni non si fermano più, ma i soldati che oltre un secolo fa vi arrivano a migliaia sono destinati al campo di concentramento per prigionieri di Casale. Nella narrazione della Grande Guerra siamo abituati a pensare ad altri luoghi d'Italia, eppure il primo conflitto mondiale dell'umanità è arrivato anche qua giù, a metà strada fra Altamura e Sant'Eramo, anche in questo caso in prossimità di una ferrovia. Venne costruito all'inizio della Prima Guerra Mondiale un campo di prigionia per soldati austro-ungarici. I binari davanti alla piccola stazione sono il punto d'arrivo dopo un viaggio lungo e faticoso. Al di là della banchina parte il sentiero che conduce i prigionieri verso Campo Casale. Costruito tra la primavera e l'estate del 1916, il campo di prigionia conta 60 edifici ed è diviso in due zone. La parte più a nord destinata alla detenzione, quella più a sud agli alloggi del comando italiano. La fine della Prima Guerra Mondiale e l'arrivo della terribile epidemia di spagnola decimano i soldati e nel 1920 il campo viene chiuso. Cominciamo a fare una ripresa frontale di questo. Da qua Oggi, dei 14 ettari circondati da filo spinato, non resta che qualche piccolo edificio inglobato nella masseria Falagario Stacca. Perfetto, fatta. Va bene. A questo punto io farei anche il rilievo. I pochi resti di Campo Casale e le fonti d'archivio raccontano la trasformazione di questo contesto, che rientra a pieno titolo in quel paesaggio dei conflitti, diventato oggetto di studio dell'archeologia contemporanea. Questo dalle piante è bagno ufficiali, perché qua era tutta l'area del campo, che c'era l'area degli ufficiali. Trasformato secondo il Falagario, in pollaio, conigliaia. Dopo la chiusura, il campo di prigionia diventa uno spazio di esercitazione per manovre militari. Ma l'esame di alcune tracce rimaste consente agli archeologi di avanzare una nuova ipotesi di trasformazione. Anche in questo caso è interessante vedere come questa grande struttura abbia poi continuato in qualche maniera a vivere. La nostra ipotesi di lavoro, sulla base dei documenti d'archivio e di poche tracce ancora, pochissime tracce ancora visibili sul sito, è che il luogo sia stato poi trasformato in una borgata rurale durante il fascismo. Qui invece abbiamo questo strano, questo strano residuato che, a parte che c'ha, guardandola bene, c'ha il busto di Mussolini che è spostato, che quello è un busto, quello è sottogola, no? Si vede il sottogola e c'ha l'elmetto, Il discorso che è citato qui è un discorso del 1922. Un discorso fatto all'ascesa di Milano. Non possiamo accettare la morale umanitaria, la morale tolstoiana, la morale degli schiavi. Noi, in tempi di guerra, adottiamo la formula socratica: superare nel bene gli amici, superare nel male i nemici. È l'unico indizio
di questa problematica fase di trasformazione del sito durante il ventennio fascista. 4 luglio 1955, Altamura, campo profughi Bari. Un ricordo di alcuni anni di vita trascorsi in un campo profughi. La fotografia che ritrae 2 bambini accanto a una balla di filo spinato è stata scattata da un reporter che nel 1955 documenta la vita dei nuovi ospiti di Campo 65. Sono i profughi italiani che negli anni 50 e 60 fanno ritorno in patria. Oggi la foto appartiene alla famiglia Sacchetti e viene gelosamente custodita da Gilda e Romeo, che conservano la memoria della loro vita al campo. Questa è la più bella di tutte. Perché ti ricorda la Virginia? Quella era la mia baracca. Padiglione, perché il padiglione è fatto in muratura, la baracca è fatta di assi. Allora stavamo molto bene. Sì, 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita! L'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa! Con la maglia azzurra ha vinto l'oro agli Europei di Francia nel 1983. Meo Sacchetti, cosa sei? Il portafortuna della squadra? No, non è portafortuna. Forse qui ho notato che lo spirito di gruppo è ancora migliore di quello di Mosca e penso che questo qui ci abbia aiutato molto. Da allenatore poi ha portato la nazionale a disputare la 22esima Olimpiade. Una leggenda del basket italiano. Romeo, il più piccolo dei Sacchetti, è nato il 20 agosto 1953 nel padiglione numero 4 di Campo 65. Quando ho iniziato a giocare, per dire, ad alto livello e di cosa, per offendermi mi ingiuriavano sulle faccende di essere meridionale, terrone, Sacchetti, terrone. E io dicevo, sono nato ad Altamura, sono contento di essere nato, non è che mi sento svilito in questo, cioè voglio dire, ho dei ricordi della mia famiglia. Pensavano di offendermi in questo modo, ma non mi offendevano per niente. La famiglia Sacchetti si trasferisce nei Principati Romeni Uniti tra fine 800 e i primi del Novecento in cerca di fortuna. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione sovietica della Romania annulla le libertà e i diritti di tutte le minoranze e anche gli immigrati italiani sono costretti a prendere decisioni difficili. Era il 1949 quando a mio papà hanno detto: se resti qui diventi rumeno e perdi la cittadinanza italiana. E se no, prendi i bagagli e vai in Italia. E papà ha detto: io sono italiano e vado in Italia. Terra straniera, quanta malinconia, quando ci salutammo non so perché. Guarda qua, ti dico la fontana. Qui eri già grande, Sì, ma lì avevo 14-15 già. Questa tristezza, questa no. La mia adolescenza, pur nella miseria che eravamo lì, è stata serena, tranquilla, perché avevo tante amiche. Avevo un'amica greca, la Cecilia di origine romana, forse quella veniva da Asmara. E poi tutti gli altri, chi veniva da Fiume, chi veniva da Pola, da Rovigno. Terra straniera, quando t'ho accarezzata. Quello che mi porto dentro, quello che mi ricordo, che tra tutti noi c'era una grande umanità. Nel campo non c'era il cimitero e mio papà, che è morto il 20 febbraio del 54. Sì, del 54, è stato sepolto in Altamura. E mio fratello, il grande, è andato al cimitero e c'era il custode. E lui le dice: ma lei era un profugo del campo? Sì,
allora venga con me, perché il custode che c'era prima, quando hanno tirato su le ossa, ha detto: povera gente, non buttiamoli nel centro. Ha fatto tante cassette di legno e ha messo dentro le ossa con su scritto il nome. E mio fratello ha trovato la cassetta con le ossa di mio papà, che era rimasto quella fede in ottone, un bottone così. E io ho sempre in mente quel signore lì che ha fatto questo lavoro qui. Nell'Europa dell'immediato dopoguerra occorre far fronte a una nuova emergenza. Campo 65 viene destinato all'accoglienza di profughi giuliano-dalmati, degli italiani provenienti dalle ex colonie e di quelli che fuggono dai paesi stranieri diventati inospitali. I padiglioni sono riadattati per accogliere intere famiglie. Queste foto, ritrovate dallo storico Costantino di Sante e conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato, testimoniano la vita all'interno del centro di raccolta. È così che la vita di tanti ricomincia in un campo pietroso, battuto dal vento e circondato ancora dal filo spinato. Questa era la cucina. Questa era la cucina. Questa era la cucina di uno dei 6 settori del campo di prigionia ed è uguale a quella identica che abbiamo scavato laggiù, che però è rimasta, non è mai stata trasformata, perché quella zona del campo non è mai diventata campo profughi. Le tracce di questa trasformazione aggiungono un altro strato al paesaggio di Campo 65 e diventano occasione per sperimentare un nuovo approccio di studio. Siamo esattamente qui, perché questa parte della baracca è crollata, non c'è più. Siamo dentro la baracca che è uguale a quelle che stanno là dentro. E qui c'era il corridoio. Noi stiamo passando nel corridoio e c'erano le stanze a e destra c'erano le stanze a destra e a sinistra. Questi segni che sembrano dei ferri di cavallo sono gli stipiti delle porte. Sì, sì. Esatto. Quindi qui noi avevamo, siamo esattamente qui, avevamo un muro qui. Questa era la porta, qui c'era un altro muretto. In mezzo qui c'era un altro muro che andava dritto fino alla fine. Questa era la stanza. Quindi da qua aprivo la porta e la stanza di 18 metri quadri era questa fino qui, così. Ma difatti io mi ricordo che da questo lato qui c'era cosiddetto l'angolo cottura. Noi avevamo una cassa che avevamo portato delle cose e sopra c'era il fornello con la bombola. Perfetto. Poi si entrava e qui dal lato opposto all'angolo, diciamo, cottura c'era il letto matrimoniale e il letto a castello. La trasformazione in piccoli appartamenti è degli anni 50. Negli anni 50, sì, sì. Vediamo 8 di questi appartamenti, 1, 2, 3 e 4 in questa campata e in quest'altra campata altri 4. Qui siamo, e qui poi finisce la baracca. Qui siamo, e si esce poi, fuori. Ed è finito qua il campo, perché noi siamo esattamente, in questo momento siamo qui. Sì. Fare archeologia del contemporaneo è difficile, non tanto perché ci sia qualcosa di particolarmente complesso rispetto alle epoche precedenti. È difficile perché è un lavoro molto emozionante, è un lavoro in cui si toccano luoghi, si indagano strutture che erano vive fino a pochi anni fa. E questo è forse il segno di cosa vuol dire indagare un passato così recente, un passato che ancora non si è formato probabilmente e che è intimamente connesso col nostro presente. Prima della demolizione si riusciva a identificare i vari posti, cioè la cucina. Il campo era intero fino al 1988, un po' in rovina, qualche tetto crollato, ma diciamo l'80% del campo era ancora utilizzabile volendo, o comunque ristrutturabile. Diciamo, non c'era interesse nei confronti di questo luogo, certo. Forse anzi c'era anche l'interesse a dimenticare, forse. Da questo punto di vista a me fa piacere aver partecipato, diciamo, alla ricostruzione almeno della memoria di questo luogo. Altamura è importante per me perché ha suscitato
e nella mia mente poi dei ricordi che io pensavo di avere insomma, perso. La luna è un'altra luna, da quando mi vuoi bene, luna, luna. Siamo arrivati con il treno, un treno che ci ha lasciati proprio al di là della strada, l'abbiamo percorso a piedi, era notte quasi, e siamo arrivati in questa struttura che però si vedeva ben poco. Da quando mi vuoi bene. Noi venivamo da una situazione di agiatezza, che mio padre era un imprenditore, e avevamo tutte le comodità di allora. Noi venivamo da Tunisi, una città con strade, palazzi, e venire ad Altamura, quando poi il giorno successivo abbiamo visto che intorno non c'era nulla, è stato un po', diciamo, sorprendente. Questo è prima della partenza. E siamo stati perquisiti, spogliati nudi, perché non potevamo portare nulla. Mio padre addirittura conosceva un calzolaio che gli fece fare delle scarpe su misura e si era fatto fare delle lastre d'oro che aveva messe all'interno di queste scarpe. Avevamo la stessa età, questo nessuno lo sa, or non capisco. Passavano i giorni e abbiamo cominciato ad ambientarci. Vedo passar quella. Solitamente i capifamiglia andavano via dopo poco per andare a cercare lavoro, quasi tutti andavano al nord e rimanevano le mamme con i bambini. I giochi erano i secchi che trovavamo di metallo, facevamo dei castelli, con la terra cercavamo di impastare con l'acqua e un po' facevamo i giochi della spiaggia. Ricordo ancora i giochi che avevo a Tunisi ed erano i più disparati, addirittura quelli animati che allora erano le ultime scoperte, per cui insomma effettivamente mi mancavano i giochi. Noi conoscevamo il francese soltanto, non conoscevamo l'italiano. Le prime parole che ho ascoltato in italiano sono state di mio padre sulla nave e che mi parlava in italiano. Io non capivo e dissi a mio padre: ma come tu parli, come les arabes, cioè come parli, come gli arabi? E mio padre mi disse: no, guarda che questa sarà la tua lingua futura, tu dovrai imparare e parlare in italiano. E abbiamo cominciato a frequentare la scuola, sempre nel campo, abbiamo dovuto cominciare da zero. Questo non è che l'ho scritto io perché sapevo scrivere, lo copiavo dalla lavagna. E allora cominciavamo a prendere dimestichezza con la scrittura e con i calcoli. La mancata conoscenza della lingua è un problema che non riguarda solo i bambini. Per trovare un impiego stabile occorre avere padronanza dell'italiano. Nel 1962, 4 giovani maestri di Altamura vengono mandati a insegnare nelle sezioni di scuola popolare per adulti. Il primo giorno, quando arrivammo al campo, ci trovammo di fronte una bellissima palazzina a 3 piani, coperta dal verde. Quanto mi piacque tantissimo. Non appena girammo l'angolo di questo bel palazzetto, lo scenario era completamente diverso. Mi fece paura veramente, perché mi ricordava i campi di sterminio tedeschi. La nostra scuola era ubicata nella prima baracca, esattamente dietro questa palazzina. Il clima era un clima familiare, perché i nostri alunni potevano essere i nostri genitori, i nostri zii. C'era una forte differenza di età, perché l'età media era degli alunni 40-50 anni, erano tutti della Libia, tutti quanti. Erano gli ultimi rimasti nel campo, perché il campo si stava evacuando, il corso finì a giugno, il mese successivo il campo si chiuse. Siamo stati gli ultimi ad entrare in quel campo, gli ultimi ad entrare e gli ultimi ad uscire. Ma del resto a quel campo non ci andava nessuno. Nessuno andava a vedere, a visitarli. Noi fummo una ventata di aria fresca.
Quando il campo 65 era ormai un centro di raccolta profughi, sul finire degli anni 50, la Murgia viene ancora una volta utilizzata come luogo strategico a fini militari. Vengono costruite da parte della NATO 10 basi missilistiche in 10 luoghi isolati e periferici della Murgia, una anche ad Altamura. Sul finire degli anni 50, con il lancio del satellite russo Sputnik, le certezze dell'Alleanza Atlantica cominciano a vacillare. Gli Stati Uniti decidono di rispondere alla dimostrazione di forza sovietica schierando missili di raggio intermedio nel territorio dei paesi alleati. L'Italia, per posizione strategica e per convenienza politica, diventa il posto ideale per ospitare le basi. Si cerca una regione relativamente poco popolata, a cavallo tra la Puglia e la Basilicata, anche perché si pensa che sia più facile in qualche modo, se non nasconderli, perché non è possibile nasconderli dal momento che sono collocati in posizione eretta in una regione pianeggiante, tenerli abbastanza lontani da occhi indiscreti. Tra il 1960 e il 1963 nell'Alta Murgia vengono installate 10 basi missilistiche. Ognuna a forma triangolare, con un missile di tipo Jupiter collocato a ciascun vertice e pronto al lancio. Uno degli aspetti più surreali di tutta questa vicenda è che questi missili vengono schierati in una delle zone più povere d'Italia, in cui la popolazione vive a livello di sussistenza fondamentalmente, ancora profondamente legata all'agricoltura, ed è una popolazione che ha una scarsa consapevolezza di quello che gli sta succedendo. Adesso erano tutto per voi. Quando hanno incominciato a costruire questi missili, noi siamo rimasti meravigliati. Erano grandissimi come dei silos, grandi, bianchi. L'atomica qua non si è mai detto, non l'abbiamo mai nominato questo. I missili, che cercavi i missili perché i missili giustamente erano anche quelli che andavano i missili sulla Luna. Noi credevamo che erano quelli in primo tempo. Ma poi dopo, quando la notte non si dormiva perché sentivano queste voci, si vocificava là con l'autoparlante che facevano queste esercitazioni. Allora le donne dicevano: ma che dicono queste qua? Succederà la fine del mondo, dicevano le donne anziane. Avevano questa certa paura. La base aveva una forma triangolare con un missile a ciascun vertice del triangolo e ogni missile aveva come testata nucleare un'arma con una capacità di circa 1,5 megatone, cioè per capirsi era una testata termonucleare di una potenza distruttiva più o meno 100 volte superiore a quella sganciata su Hiroshima nel 1945. Le basi rimangono attive fino all'aprile del 1963, quando in seguito alla crisi dei missili di Cuba, gli Stati Uniti decidono di ritirare le proprie testate nucleari anche dall'Italia. La fine dell'episodio più critico della Guerra Fredda ha lasciato sulle Murge macerie che aspettano di essere recuperate dal degrado e riconosciute come testimonianza storica. L'importanza di questi luoghi è la geografia dei conflitti, che sono tante altre tracce che si sommano ai campi di prigionia, si sommano alle infrastrutture della retroguardia delle guerre, sia delle guerre combattute, la prima e la seconda, che delle guerre mai scoppiate ma latenti, come è stata la Guerra Fredda. Ci sono poco più di 2 chilometri che separano una di queste basi Jupiter
che è appunto in località Casale, dal vicino campo di prigionia della Prima Guerra Mondiale. Ci è sembrato un segno, un simbolo, ci è sembrato un elemento importante intorno al quale costruire il significato e la narrazione del lavoro che stiamo facendo. L'archeologia contemporanea, in questo angolo di Murgia, è lontana dal concetto di bellezza. L'attività umana non ha lasciato reperti in grado di provocare stupore in chi li osserva. Qui le poche tracce, sopravvissute per caso, hanno smesso di essere solo rovine e hanno iniziato a raccontarci un passato in cui si riflette la fragilità del presente.